Vi sarà capitato almeno una volta di essere rimasti chiusi fuori di casa, di chiudere la porta e aver dimenticato le chiavi dentro. E se vi dicessi che è possibile aprire la porta con il vostro dito o dal vostro telefono o con una card NFC, salve amici e bentornati al canale Charlie. Oggi parliamo di serrature intelligenti e lo facciamo insieme a WeLock. Io in passato di questo brand ho già recensito un'altra serratura intelligente, la WeLock Touch 41, e la cosa che mi ha sorpreso di quella serratura è il montaggio facilissimo e il corretto funzionamento. Oggi parliamo dell'ultima nata in casa WeLock, la WeLock Touch 61, e insieme vi faccio vedere anche il Wi-Fi Box. Grazie a questo dispositivo sarà possibile aprire la serratura da qualsiasi parte del mondo. Andiamo quindi subito ad aprire la scatola. Taglierino, olè. Libretto delle istruzioni, normalmente c'è anche la lingua italiana, eccola qui, perfetto, poi l'andremo a vedere. E dentro troviamo, allora, questo è il pomello esterno, dove abbiamo display e la possibilità di appoggiare il nostro dito, quindi che leggerà l'impronta digitale. Pomello interno, devo dire rispetto al precedente molto più piccolino, ma vi assicuro bello pesante, questo per farvi capire la qualità. E poi abbiamo, allora, kit di montaggio card NFC, e questa è la chiave per stringere il pomello esterno. Allora, cosa importante che voglio farvi vedere subito, qui abbiamo la compatibilità con la porta, perché prima di acquistare il prodotto verificate sempre la compatibilità con la vostra porta. Andiamo a vedere. Mi dice che lo spessore della porta deve andare dai 3 ai 7 cm, la serratura deve avere una distanza maggiore di 4 cm, e qui praticamente dove va la serratura, quindi 1,7 cm e 3,3 cm. Concentriamoci subito sul pomello esterno, sicuramente molto più piccolo del modello precedente. Abbiamo display, tasto di accensione e lettore di impronte. Sotto a questa protezione abbiamo una porta USB tipo C. Sì, perché il dispositivo è alimentato da 3 batterie mini stilo. Se si dovessero scaricare queste 3 batterie basta collegare un power bank e si entra in casa. Detto questo, andiamo a smontare il pomello. Vi faccio vedere che qui abbiamo l'alloggio per le 3 batterie. Si procede in questo modo. Abbiamo detto 3 mini stilo, mi raccomando rispettate il verso, quindi una, a posto. Adesso vediamo come si monta il pomello sulla serratura. Qui vediamo che il cilindro ha tutti questi numeri perché si adatta in base alla larghezza della nostra porta, così nella parte esterna e anche nella parte interna. Allora, una cosa che vi voglio far vedere: all'interno del cilindro abbiamo questa porta USB che si andrà a collegare con quella presente all'interno del pomello. Come si monta il pomello? Buco del cilindro in alto, e questo buco del pomello deve combaciare, quindi si infila il pomello nella serratura in questo modo e con la chiave che ci è stata data andiamo a stringere, e vedremo che a mano che andiamo a stringere il pomello avanza. Ok, facciamo finta che adesso va bene così. Spingo avanti questa linguetta perché andrò a collegare la porta USB, quindi la faccio scorrere finché non fa click, in questo modo, e poi qui andrà avvitata. Adesso vado ad appoggiare il pomello interno per spiegarvi il funzionamento. Allora, questa è come viene montata sulla porta. Quando io giro il pomello interno possiamo vedere che il cilindro è sempre in funzione, quindi andrà ad aprire o chiudere la porta. Quando io giro quello esterno invece va a vuoto e si attiverà solo quando andrà a riconoscere o l'impronta digitale o l'NFC, o quando andrò a sbloccare con il mio telefono. Qui va messa una vitarella. Perfetto, una volta che l'abbiamo fissata andiamo a montare il pacco batterie in questo modo. Emette un suono. Qui va messa una vitarella che andiamo a mettere subito, così almeno l'abbiamo chiuso. Una volta inserite le batterie, se premiamo il dispositivo ci mostra lo stato della batteria, l'orario che naturalmente è sbagliato, e ci dice che è pronto per accettare l'impronta digitale. La prima cosa che dobbiamo fare è impostare l'impronta dell'amministratore, quindi display spento, tengo premuto 5 secondi, ok, e vado ad aggiungere l'impronta dell'amministratore. Ok, amministratore 1 aggiunto.
Vi faccio vedere che se riprovo a mettere lo stesso dito lo riconosce e dice che è duplicato. Posso aggiungere l'impronta di un utente, posso cancellare un'impronta, posso cancellare tutte le impronte dell'amministratore, posso cancellare tutti gli utenti, posso aggiungere una card NFC, posso cancellare una card NFC, posso cancellare tutte le card, posso aggiungere un controller, posso rimuovere un controller, posso cambiare la lingua ma in inglese va bene, posso impostare il tempo di chiusura, togliere il Bluetooth, togliere il suono, resettare il dispositivo, vedere la versione, uscire. Facciamo exit. Adesso vi faccio vedere che quando io premo, se metto questo dito non viene riconosciuto. Se invece metto il dito dell'amministratore viene riconosciuto, unlock, e posso andare ad aprire la serratura. Tempo 10 secondi, è impostato il tempo di default, si è bloccata e come possiamo vedere il pomello torna libero e non posso andare ad agire sulla serratura. Quindi adesso passiamo all'applicazione. L'applicazione si chiama WeLock, è compatibile sia con dispositivi Android che con dispositivi iOS, bisogna scaricarla e andare a creare un account. Allora, apriamo l'applicazione WeLock, mi dice di aggiungere un dispositivo, quindi ci clicco, serratura intelligente. Ok, devo andare a scansionare il QR code che trovo qui dietro, quindi lo vado a scansionare. Ok, l'ha trovato. Qui mi dice che devo mettere il device ID. Il device ID lo trovo qui, direttamente sulla serratura, è questo numero qui. Quindi adesso lo vado ad impostare, blocco tabulazione e eccolo qui, mi ha trovato il dispositivo. Questa è l'interfaccia che si apre, quindi posso gestire le autorizzazioni, aggiungere una carta, rimuovere una carta, cancellare un'impronta, impostare un PIN, cancellare la cronologia, scaricare il disco, non so cosa sia, sincronizzare l'orario, andiamo subito a sincronizzare l'orario, ricerca dispositivo, connessione effettuata, quindi vediamo se l'orario è sincronizzato, perfetto, ripristino delle impostazioni, vediamo come aggiungere una carta, quindi clicco qui. Ogni carta posso impostare un orario e una data perché grazie a questa serratura, oltre a controllare gli accessi, possiamo anche decidere quando una persona deve entrare in casa. Vediamo come si aggiunge. Allora, facciamo ok, praticamente fino al 1° settembre, facciamo ok, andiamo a scansionare il QR code, eccolo qui, ricerca dispositivo, connessione in corso, carta aggiunta con successo. Vediamo se funziona qui. Molto importante dell'applicazione, vediamo sempre lo stato della batteria. Quindi, pomello esterno non funziona, interno sì. Clicco, appoggio la card, sbloccata e possiamo vedere che adesso il pomello funziona e agisce sulla serratura. 10 secondi e ritorna bloccata. Quindi abbiamo visto che è veramente semplice aggiungere il dispositivo all'applicazione e anche la card. Ora andiamo a vedere come si monta sulla porta. Per la prova pratica utilizzerò questo pannello che WeLock mi ha inviato con la vecchia serratura, praticamente riproduce una porta, il cilindro già è sfilato, quindi adesso andiamo a vedere come si infila il cilindro WeLock. Questo buco che vediamo qui deve combaciare con il buco davanti alla serratura. Allora, infiliamo la serratura in questo modo. Prendiamo la vite, io utilizzerò una vecchia vite che avevo e cerchiamo di far combaciare i due fori. Ok, sono allineati, inseriamo la vite e iniziamo ad avvitare. Perfetto, una volta che abbiamo stretto dobbiamo andare a regolare i due pomelli. Il pomello esterno è da regolare con la chiave, mentre quello interno è da avvitare. Vi faccio vedere che qui ci sono delle scranature dove dobbiamo andare a far combaciare questi grani, quindi infiliamo il pomello interno, ok, e poi con la brucola che ci è stata data andiamo ad avvitare. Ora andiamo a regolare il pomello esterno con la chiave. Una volta che abbiamo regolato i due pomelli, allora, parte interna funziona sempre, esterna no. Premo, riconosce la mia impronta e adesso funziona. Voglio farvi vedere che abbiamo anche un adattatore per il pomello interno. Se dovesse essere corto il perno possiamo anche allungarlo con questo adattatore. Ora vediamo come funziona il Wi-Fi box. All'interno della confezione troviamo il libretto delle istruzioni, c'è anche l'italiano, poi dentro questa bustina troviamo, vediamo, abbiamo cavo per andarlo ad alimentare, USB tipo A, USB tipo C,
E poi abbiamo un cavo LAN, apriamolo e voilà, eccolo qui. Alimentiamo il box con un power bank, apriamo anche l'applicazione, vediamo come aggiungere il gateway, quindi andiamo su elenco dispositivi, aggiungi dispositivo, aggiungi gateway. È in ricerca, ha trovato il gateway, non ho fatto assolutamente niente, quindi tutto in automatico, il nome va benissimo questo, qui devo mettere il nome e password del mio wifi, ricerca dispositivo, connessione in corso, impostato con successo, aspetto 10 secondi, clicco su wifi box, quindi adesso vedo il mio wifi box, leggo anche il nome, posso gestire le autorizzazioni, aggiungere una carta, eliminare la carta e questo tutto da remoto. Provo ad aprire la serratura, quindi clicco qui sul lucchetto, l'operazione ha avuto esito positivo, la serratura ha già risposto, qui vedo che lampeggia e quindi senza cliccare, senza mettere impronta digitale posso andare ad aprire la porta. Bene amici, eccoci giunti alle conclusioni. Abbiamo visto che sia l'installazione che la configurazione di questa serratura è veramente semplice. Funziona molto bene, vi ricordo la marca Wiloc modello Touch 61. Grazie a questa serratura possiamo tenere sotto controllo gli accessi, possiamo creare nuovi accessi, rimuovere gli accessi, possiamo registrare fino a 97 utenti normali e 3 amministratori. Ancora non vi ho fatto vedere una cosa, apri serratura. Qual è il codice vocale per il dispositivo serratura? 1, 2, 3, 4. Sblocco in corso, attendi. Il dispositivo serratura è stato sbloccato. Ha fatto il rumore, non devo impostare niente, mettere dito e come possiamo vedere funziona. Naturalmente questo è possibile grazie al Wi-Fi Box, quindi con il Wi-Fi Box possiamo controllare questa serratura da qualsiasi parte del mondo. Amici, il video termina qui, come sempre nella descrizione del video vi lascio il link per andare a vedere questa serratura, c'è anche un coupon sconto, se avete delle curiosità lasciate nei commenti, ci vediamo al prossimo video, a presto Flavio.